Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, ci siamo lasciati che la macchina dentro era una discarica e la ritroviamo nella stessa condizione, perché dobbiamo rendere, dobbiamo fare andare le mani qua, non abbiamo tempo di pulire. Allora, partiamo brillanti, abbiamo deciso, apriamo fuori lo scatolato, lo apriremo fuori praticamente in questo punto circa, vicino al labbretto della battuta della porta. Qui, fino lì dietro, proseguiremo fino a qui e penso che arriveremo fino alla fine di questo, quindi zona qua, suppongo. Lo svuotiamo tutto, anche se secondo me ci sarà dentro soltanto polvere. Lo svuotiamo tutto di qui, facciamo la stessa cosa di là e iniziamo installando la traversa da 5x5 qui e gli diamo un perno qua per poi risalire più tardi. Quindi flessibile alla mano e via. Notare lo scempio, la vergogna di questi giorni, dove i dischi sono andati, che è un piacere, è una vergogna. Dipende che succede. Allora, abbiamo costruito questo accrocchio, ok, che è formato da un pezzo, questo, che fa la profondità, e una chiusura in fondo. Questo qua è un pezzo di carto, nello specifico i pezzi sono questi, saranno sinistro questo e destro questo qui, e siamo a posto. E andranno installati lì dentro, ok? Quindi se riesco a non ammazzarmi entrare, praticamente si appoggeranno qui dietro, la traversa partirà da qui dietro su questa faccia, proseguirà qui, ok, tutto fin qui sotto, e poi andrà saldata qui. Praticamente la staffa la porta in alto e la fa entrare dentro, che praticamente è quella L che si vede, e poi prosegue tutta dentro il longherone. Terremo buono questo profilo il più possibile, cercando di stare il più in qua possibile, senza andare oltre. Al massimo staremo in qua 1 mm 2, vediamo in base a come è parallela questa battuta con questa. La puliremo tutto, la salderemo lieve, di modo da poterla smontare se abbiamo sbagliato a fare qualche ragionamento. Stessa cosa di dietro, ma almeno avremo il profilo. Di qui siamo andati un po' più aggressivi per un semplice motivo: qui c'è una botta e così possiamo sistemarla, che è praticamente questa che si vede qua. Vedete qua è schiacciata tantissimo, almeno la raddrizziamo. In più qui andrà costruita tutta la struttura che sale, quindi ci serviva a liberarla. È stato pulito anche tutto di qui e quindi siamo a buon punto. Anche qua partirà sempre da questo e andrà tutto quanto fino lì davanti. Quindi direi che non andiamo malaccio. Adesso le puntiamo, le presentiamo dentro, se tutto quanto va bene le saldiamo e poi arriva la parte divertente, che non ve la preannuncio, ma sarà veramente divertente. Allora, abbiamo saldato definitivo quel cerchiolino lì di angoli, qui l'abbiamo puntato, è stato puntato qui e fondamentalmente è installato attualmente. Adesso allora, come avete potuto leggere, mi manca un pezzo di video, quindi ve la riprendo così, perché sennò mi frego fuori 2 o 3 puntate. Allora, praticamente la prima idea era di tagliarla qui, ok? Dove c'è il longherone, qua dietro c'è lo scatolato. E avevamo pensato di tagliarla qui per avere questa battuta qui di riferimento per lo scheletro interno. A seguito poi di un bel po' di pensiero, pensare di stuccare da qui fino a per terra sarebbe stato un emerito suicidio, avremmo strottata tutta quanta.
quindi poi scegliendo vari punti abbiamo deciso di tagliarla qui e qui sotto. Così facendo, adesso la vedete montata perché siamo qualche episodio più avanti, riusciamo a montarla e smontarla e riposizionarla com'era, cosa che comunque qua ci avrebbe impedito, non sarebbe stata semplice. E poi ripeto, qua si sarebbe stortato tutto quanto perché la mira è molto fine e avremmo combinato insieme un disastro. Dopo questa piccola parentesi continuiamo col video. E niente, quindi vedremo tutta questa fila di soldatini qui dietro e riusciremo a saldarla finita. Quindi adesso mangiamo un panino e tagliamo via tutto, via, la demoliamo completamente. Signore e signori, la lamiera l'abbiamo tolta completamente. Adesso olè, è un po' è quasi imbarazzante. Diamo una prospettiva un po' più da lontano. Sembra grossa, sembra lunga, ma a vederla così, porca miseria, dà tutto un altro effetto. È impressionante. Questa volta, sì, veramente questa volta si riuscirà a fare quello che non si è riuscito a fare nel precedente step. Saldature su tutti e 4 i lati, quindi anche questo che prima non avevamo fatto, e comunque lavoreremo un pezzo più comodi. Qua per tenere la misura abbiamo aggiunto questo, che nello specifico è questo qui, vedete, si appoggia, ci dà la misura e niente, fa un po' impressione, dal vivo fa un po' impressione, vi dico la verità. Di certo non abbiamo mai pensato di fare una roba del genere. Vabbè dai, niente, tiriamo giù anche l'altra fiancata e poi diamo uno sguardo insieme senza su neanche più una lamiera originale. Molto bene. Che sta a costi. Bene, bene, bene. È tutta giù. Vorrei poter dire che abbiamo tolto una gran quantità di chili, ma mentirei spudoratamente. Era proprio un lamierino, lo tira su anche un bambino quel coso qua. Adesso abbiamo parcheggiato lì provvisoriamente e nulla, niente. Possiamo partire con tutti i soldatini, cioè tutta quella fila qui, finire questa qui sotto e poi partire e metterli dentro tutti quanti. E sarà veramente palloso oltre ogni immaginazione, però quantomeno non faremo fatica almeno a far questo, teoricamente non ne dovremmo fare. Niente dai, quindi dopo questa breve panoramica dove la macchina sembra grossa la metà perché praticamente tutto il resto non c'è più, partiamo con i soldatini e via, si va avanti così. Allora, eccoci qui di nuovo. Allora, abbiamo puntato tutti i soldatini della prima fiancata, ok, quella del guidatore, e devo dire che è palloso, veramente, è impressionante. Sono uno sbarco d'aria sui 200, più o meno 200 dobbiamo puntarne su all'incirca. Però dà una buona impressione, manca la fila lì sotto che faremo poi lì, c'è qualcosa con i passi che non torna tanto, va sistemato. Comunque è una stupidata. Sembra buona. Niente, andrà ripetuta la stessa cosa per questa qui, per il tetto, va finito fuori questo qui e questo. E quindi l'aspetto estetico dovrebbe rimanere all'incirca questo qui per tutti. Quindi niente, per evitare di annoiarvi più di tanto ci vediamo nella prossima puntata, dove magari avremo già tutta quella sezione qui puntata tutta quanta, avremo una visione della macchina
più completa, diciamo, mentre avrete notato sicuramente che l'abbiamo anche pulita perché era indecente. E niente, io vi ringrazio tutti quanti per il vostro supporto continuo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!